un uomo riservato, il professor Theodor Kaczynski, uno che si vede poco fuori dalla scuola, un viso anonimo, senza spiccate particolarità. Un professore di matematica dalla vita piatta, regolare, come una formula algebrica, la cui peculiarità è appena quel cognome che tradisce origini europee e che viene spesso storpiato dai colleghi più anglosassoni. I genitori di Kaczynski sono due immigrati polacchi, Theodor Richard Kaczynski e Wanda Dąbek, che si trovano a Chicago il 22 maggio del 1942, quando nasce Theodor, per tutti Ted. Diventerà famoso con il nome di Unabomber, il killer ecologista che odia la tecnologia. Dal 1978 al giorno della cattura, Unabomber compie 16 attentati, uccidendo 3 persone e ferendone altre 23, alcune rimaste gravemente mutilate, seminando terrore in tutti gli Stati Uniti. Ha organizzato i delitti con cura, mai un errore, una leggerezza, un dettaglio che potesse tradire la sua vera identità. La tecnica è stata sempre identica, un pacco bomba, negli anni diventato sempre più pericoloso e potente. Nessuna azione diretta, nessun incontro con le vittime, un uomo solo e in guerra, una battaglia che ha portato avanti con la tecnologia esplosiva, una tecnologia simile a quella che avversava. Era ossessionato dalla negatività del progresso, dal dominio delle macchine sull'uomo, dallo svuotamento della personalità di ogni individuo. Il suo odio si è accanito contro professori universitari e compagnie aeree che Ted identificava probabilmente come la trasposizione materiale del male della tecnologia. Prima di continuare vi ricordo che per sostenere il nostro progetto di divulgazione culturale vi basta fare clic sul tasto iscriviti. A voi non costa nulla, ma per noi fa tutta la differenza del mondo. Grazie mille. La carriera scolastica di Ted Kaczynski è folgorante. Si rivela fin dai primi anni di scuola un piccolo genio della matematica. Conclude il liceo con 2 anni di anticipo, va a studiare nel prestigioso ateneo privato di Harvard e dopo il dottorato comincia a insegnare a 25 anni alla National Science Foundation e successivamente alla Berkeley University. Una vita soddisfacente fino al 1969, quando, senza alcun motivo, il professor Kaczynski, all'epoca 27enne, si licenzia. Decide di abbandonare la California per vivere quasi come un eremita nel Montana, dove passa le giornate a pensare, dormire e cacciare gli animali. Conduce una vita eremitica per molti anni, ma il suo destino non è quello di essere dimenticato. Viene mantenuto in parte dalla famiglia, in parte riesce a sostentarsi cacciando ciò che mangia. Nel maggio del 1978 un professore della Northwestern University, Barclay Christ, riceve un pacchetto. È un involto strano, senza mittente, così il professor Christ si insospettisce e chiama un poliziotto. I due aprono con le dovute cautele il pacco, ma questo appena aperto esplode ferendo la gente. È il primo ordigno inviato dal professor Kaczynski. Nelle settimane successive altri involti contenenti una bomba saranno preparati con maggiore cura fino a quando nel 1979 una bomba viene rinvenuta sul volo 444 della American Airlines che fa la tratta Chicago-Washington. Un ordigno costruito con materiale semplice, legno, colla, ferro e naturalmente esplosivo, che avrebbe potuto distruggere l'intero aereo con tutti i passeggeri e che non esplode soltanto perché il timer è difettoso. L'allarme è lanciato su scala nazionale. C'è un tale che progetta bombe e le colloca sugli aerei. Entra in campo dunque l'FBI, che comincia a mettere in relazione la bomba ritrovata sul volo 444 con le altre recapitate nei mesi precedenti. Il Federal Bureau of Investigation delinea il profilo del possibile autore degli attacchi. Deve essere un uomo ancora abbastanza giovane, sui 30 anni, dall'aspetto ordinario e probabilmente con pochi amici, di notevole intelligenza, superiore alla media e con buone conoscenze pirotecniche. Un professore o forse un meccanico particolarmente dotato. Gli agenti dell'FBI, non sapendo chi possa essere il criminale, lo identificano con un nome che lo porterà alla fama mondiale: Unabomb, University and Airline Bomber, che i mass media modificheranno in Unabomber. Gli attacchi terroristici però proseguono senza sosta, senza che le forze dell'ordine riescano a fare nulla.
I bersagli sono sempre professori universitari o esperti di tecnologia. Nel dicembre del 1985 ci scappa il primo morto. È Hugh Scruton, titolare di un negozio di informatica a Sacramento. L'uomo muore in seguito alle ferite riportate a causa dell'esplosione del pacco bomba. La psicosi una bomber cresce a dismisura. Ormai le persone hanno paura quando a casa giunge un pacco anonimo e che giudicano strano. Nel 1993 ci sono ancora professori universitari nel mirino. A ferirsi sono David Galanter e Charles Epstein, rispettivamente della Yale University e dell'Università della California. In quell'anno arriva un imprevisto per una bomber. Durante un attentato a Salt Lake City, l'ex professore viene notato da una persona a cui testimonianza porta a un identikit diffuso sui giornali. Un uomo giovane, con i capelli medio-lunghi, con un paio di occhiali scuri e una felpa con cappuccio. Il passo in avanti è importante, ma non porta a nulla perché Kaczynski comincia a scrivere ai giornali e annuncia nuovi attentati. Nel 1994 ci scappa un altro morto, è il dirigente d'azienda Thomas Mosser. Mosser lavora per la Burson Marsteller, una ditta che in seguito Kaczynski accuserà di lavorare su alcuni progetti atti a manipolare le persone. Nell'aprile del 1995 la terza e ultima vittima di una bomber è Gilbert Murray, presidente della California Forestry Association. In quell'ultimo anno di follia, il professore di matematica invia varie lettere ai giornali e un lungo trattato. È il manifesto del suo pensiero, si chiama La società industriale e il suo futuro, dove Kaczynski si presenta come un ecologista arrabbiato, contrario alla tecnologia. Il Washington Post e il New York Times pubblicano il manifesto in cui si fa un excursus sulle cause e le conseguenze che ha avuto e che avrà la tecnologia sugli esseri umani. Vi leggo l'introduzione, potete trovare su internet la versione integrale. La rivoluzione industriale e le sue conseguenze sono state un disastro per la razza umana. Esse hanno incrementato a dismisura l'aspettativa di vita di coloro che vivono in paesi sviluppati, ma hanno destabilizzato la società, reso la vita insignificante, assoggettato gli esseri umani a trattamenti indegni, diffuso sofferenze psicologiche nel terzo mondo, anche fisiche, inflitto danni notevoli al mondo naturale. Il continuo sviluppo della tecnologia peggiorerà la situazione. Essa sicuramente sottometterà gli esseri umani a trattamenti sempre più abietti, infliggerà al mondo naturale danni sempre maggiori, porterà probabilmente a una maggiore disgregazione sociale e sofferenza psicologica e a incrementare la sofferenza fisica in paesi sviluppati. Chissà cosa avrebbe scritto dopo il cambiamento climatico degli ultimi anni. La parabola terroristica del professore è però arrivata ai titoli di coda. Il manifesto però è fatale a Ted Kaczynski. Il fratello David e la cognata riconoscono le parole, lo stile utilizzato, ma soprattutto le idee e decidono di contattare l'FBI per chiedere un accertamento. È il 3 aprile del 1996, dopo 18 anni di caccia all'uomo, di tentativi infruttuosi da parte dell'intelligence più famosa al mondo, Ted Kaczynski viene arrestato in un rifugio nei pressi della città di Lincoln, nel Montana. Nella baracca che ha scelto come dimora vengono trovate copie del manifesto contro la tecnologia e materiale per preparare nuove bombe. Non ci sono dubbi, è lui una bomber. Il professore è accusato della morte di 3 persone e del ferimento di altre 23 nell'arco di 17 anni. Ha colpito negli stati dell'Illinois, Utah, California, Tennessee, New Jersey, Michigan, Berkeley e Washington. In un primo momento si pensa che Kaczynski possa essere il cosiddetto killer dello zodiaco, il misterioso assassino che tra il dicembre del 1968 e l'ottobre del 1969 aveva ucciso 5 persone nello stato della California. In quel periodo, infatti, l'ex docente di matematica abitava intorno alla baia di San Francisco e, come usa fare una bomber, anche Zodiac scriveva lettere alle redazioni dei giornali. L'ipotesi rimane però senza alcuna conferma o prova. Al processo i legali di Kaczynski giocano la carta dell'infermità mentale, ma l'uomo si offende a essere paragonato a un qualunque schizofrenico. Dice di non essere un pazzo, ma un filosofo, un ecologista, un attivista contrario alla tecnocrazia del mondo.
chiede di assumere come suo avvocato Tony Serra, un legale che dice di non volere avanzare alcuna ipotesi di follia del suo assistito. La richiesta però viene rigettata e in segno di protesta Kaczynski tenta il suicidio impiccandosi nella sua cella. Un gruppo di psichiatri e psicologi lo esamina e ne diagnostica un disturbo schizoide di personalità. Ted Kaczynski naturalmente critica i controlli e descrive la diagnosi dei medici come un'assurda macchinazione politica. La Corte federale in un primo momento propende per la pena capitale nonostante la diagnosi di schizofrenia, poi dopo che il professor Kaczynski si dichiara colpevole di tutte le accuse a suo carico, decide di appoggiare la tesi degli avvocati e lo condanna alla pena dell'ergastolo senza possibilità di libertà condizionale, salvandolo dalla sedia elettrica. Più tardi Ted tenterà di ritrattare quella missione di colpevolezza, dirà che era stata estorta con l'inganno, ma il giudice Garland Barrell non accetterà altre dichiarazioni. Theodore Kaczynski dal 1996 è stato rinchiuso nel carcere di massima sicurezza di ADX Florence, nel Colorado, dove è stato un prolifico scrittore e ha portato avanti le sue istanze. Kaczynski ha avuto una fitta corrispondenza in carcere e all'Università del Michigan sono state raccolte molte lettere fra una bomber e circa 400 persone. L'uomo non ha mai risposto invece alle lettere che la sua famiglia gli ha inviato in quegli anni. Probabilmente era risentito con il fratello David che lo aveva fatto catturare. In un'intervista rilasciata poco dopo il suo arresto, una bomber ha sottolineato la sua estrema passione per la natura e l'ambiente, dichiarando che con tutto il tempo trascorso in galera teme di perdere i ricordi della vita fra le montagne e nei boschi. Questo è ciò che mi preoccupa davvero, è che potrei perdere quei ricordi e perdere quel senso di contatto con la natura selvaggia e la natura in generale, ma non ho paura che possano spezzare il mio spirito. Il 10 giugno del 2023, poco dopo la mezzanotte, Kaczynski è stato trovato in fin di vita nella sua cella. La corsa in ospedale è stata inutile. Theodore era già morto. L'uomo era malato di cancro da tempo, ma gli agenti della prigione sostengono si sia deliberatamente tolto la vita. Theodore Kaczynski è stato un uomo che ha avuto un grande impatto culturale. Il suo soprannome è diventato sinonimo di un anarchico dinamitardo contro tutto e contro tutti. I suoi metodi sono stati violenti e criminali, anche se lo scopo di sensibilizzare il genere umano sui problemi ambientali era nobile.